Buongiorno a tutti e spero tutto bene. Oggi andremo a vedere come sono andati i trapianti dell'orto invernale. Li ho fatti seguendo il metodo biointensivo che dopo vi andrò a spiegare. Qua ho trapiantato dei finocchi, del cavolo nero, del radicchio pan di zucchero e di Treviso e della verza. Le distanze sono un cavolo, poi dopo 20 cm un radicchio, dopo 20 cm la verza e così continuando finché non finisce la fila. I finocchi li ho messo sfalsati rispetto ai cavoli, che è la pianta più grande, infatti c'è un finocchio dopo 20 cm, con in mezzo il cavolo, con in mezzo il radicchio e poi con in mezzo la verza. Lì davanti andrò a posizionare, visto che c'è ancora spazio, andrò a posizionare una fila di carote per vedere se mi produrranno. Anche qua ho trapiantato seguendo il metodo biointensivo, sono verze, cavolo di cappuccio e radicchi. E ora vi spiego di cosa si tratta il metodo biointensivo. Ok, messo a posto. Abbiamo dimenticato di farvi vedere, ho messo anche qualche zucchina a giro, delle zucchine normalissime per vedere se produrranno. Allora, il metodo biointensivo è una tecnica che parte dalla biodinamica e si congiunge con il biologico, cercando di produrre in piccoli spazi, che sono anche meno di 1000 metri quadrati, per poter produrre abbastanza ortaggi e frutta per un'intera famiglia o anche tante famiglie. Gli introduttori nel mondo del biointensivo sono i francesi e molti altri paesi che hanno preso esempio da loro, cercando di coltivare il meglio più naturalmente possibile, cercando di introdurre la socialità, quindi nella permacultura, con la vitalità del terreno e delle piante seguendo il metodo biodinamico. Io non ho fatto precisamente come si dovrebbe il metodo biointensivo, perché il metodo biointensivo si baserebbe su delle file di uguali ortaggi, come questa di finocchi, accanto ad altre file di uguali ortaggi. Quindi se qua ho seminato un cavolo nero, dovevo piantare tutti i cavoli neri. E il metodo biointensivo prevede che gli ortaggi uguali nella stessa fila, cioè quindi ora parliamo di questi due finocchi, quando avranno raggiunto i 3/4 del loro percorso, della loro crescita, le foglie dovranno toccarsi. Così quando saranno raccolte le loro foglie si toccheranno e copriranno interamente il terreno, aiutando a preservarlo dalle piogge, dal sole e dalle erbe infestanti. Il metodo intensivo si basa anche per quelli che non hanno tanto terreno come me, infatti lo uso per produrre tanto in poco terreno, come vedete in questo spazio che saranno 9 metri quadrati nemmeno di terreno. Sono riuscito a produrre pomodori, basilico, melanzane, peperoncini, amaranto, mais, fagioli, tantissimo basilico e c'è pure un bellissimo girasole per mangiare qualche volta a settimana il nostro raccolto e il nostro pesto del basilico. Esistono tanti libri su questo argomento, ve ne consiglio qualcuno, poi vi lascio semmai il link in descrizione perché li ho letti, sono molto belli. Vi consiglio il libro sempre di un francese, Coltivare bio con successo, nell'edizione italiana di Jean-Martin Fortier, che racconta appunto il percorso economico e tutte le loro accortezze e le loro esperienze in 15 anni di coltivazione con il metodo biointensivo in Quebec. Un altro bellissimo libro che è più filosofico e racconta più la vita sociale e familiare è La fattoria dell'abbondanza, che vi lascio il link qua sotto se volete andarvelo anche a vedere, a leggere un attimo la trama per scoprire questo nuovo libro. Naturalmente il biointensivo è un miscuglio secondo me tra permacultura biodinamica e biologico, cioè di produrre seguendo il rispetto per la terra e per le piante, seguendo le loro caratteristiche, però producendo tanto come fanno appunto le aziende biologiche, ma seguendo le consociazioni della permacultura e della socialità, come anche la food forest e altre cose, della permacultura. Questo naturalmente non è solo il mio primo trapianto, ne farò altri in modo anche da mettere quest'inverno 2 piccole serrine per poter produrre un po' di carote, un po' di zucchine e dell'insalata per l'inverno. Vi faccio vedere qua sotto questo telo, l'ho messo perché è piovuto tanto e le avevo lasciate fuori. Ho messo qua, oh scusate un pezzo di carta,
Ho messo le mie semine, qua sono bietole, questi barattoli tutti, vasetti tondi sono zucchine, barbabietole, rammolaccio, cavoli, finocchi. Anch'io mi do il mio da fare per cercare di produrre per la mia famigliola. Come vedete la pioggia ha servito, è rinato tutto, anche l'erba, infatti sto proprio diserbando a mano un botto, guardate Foresta Cellini lo devo ancora fare. Però come vedete il risultato è buono. Ragazzi, fra qualche mese o anche qualche settimana, non lo so, farò un video nello specifico per il bio intensivo, in modo che voi possiate imparare a questo metodo che secondo me è il migliore se applicato su piccole superfici. Perché poi quando hai grandi superfici e applichi il biointensivo non riesci a gestirle, anche se hai grandi superfici e applichi il metodo tradizionale biologico. Secondo me è meglio avere piccoli spazi ma trattati bene, invece di grandi spazi trattati male. Naturalmente se questo video vi è stato di interesse lasciate un bel like se volete un video sul biointensivo e ditemi voi che tecnica usate nei vostri vasoni sul terrazzo o nel vostro piccolo giardino o nel vostro grandissimo campo che avete la fortuna semmai di possedere. Naturalmente iscrivetevi al canale e vi ringrazio di essere stati con me in questo nuovo video. Ciao ragazzi!